Questa video lezione è la continuazione di quest'altra. La novità di oggi è che potrai scaricare gratuitamente uno strumento utilissimo per poter imparare la coniugazione dei verbi al presente indicativo nel migliore dei modi. Vorresti parlare l'italiano in modo fluente? Allora sei nel posto giusto, perché Italiano con Eli ti aiuterà ad avverare il tuo sogno italiano. Pubblico un video una volta in settimana. Ti consiglio pertanto di prendere in considerazione l'idea di iscriverti e ricorda, attiva anche la campanella, così riceverai una notifica ogni volta che un nuovo video è disponibile. Benvenuto o benvenuta a Italiano con Eli. Io sono Elisabetta e da molti anni mi occupo di formazione linguistica. Sono più di 10 anni che faccio questo lavoro e devo dire che in questo periodo di tempo ho visto quanto sia difficile per i miei clienti imparare e soprattutto ricordare ed utilizzare i verbi al presente indicativo. Ed è proprio per questo che oggi ho pensato di rivedere insieme a te questo argomento. Rivediamo subito insieme lo schema dei verbi al presente indicativo. Guardando questo schema facciamo alcune considerazioni insieme. Innanzitutto, anche se in italiano esistono 3 diverse coniugazioni, di fatto è come se ne esistessero 4. I verbi in ire possono infatti essere di 2 tipi. Possono seguire il modello del verbo dormire oppure del verbo capire. I verbi che si comportano come capire aggiungono il suffisso isc, isc, in tutte le persone, tranne la prima e seconda persona plurale. Tra poco ti dirò quali sono i verbi in ire più frequenti in italiano. Occhio, perché questo è proprio un errore frequentissimo. Ma andiamo avanti. Che cosa vediamo ancora? Innanzitutto, tutte le coniugazioni hanno la prima persona che finisce in o, la seconda persona singolare che esce in i e la prima persona plurale in iamo. Attenzione però alla seconda persona plurale. Errore frequente è quello di mettere la i come per noi, ma in questo modo il verbo sarebbe coniugato al congiuntivo presente. Se io dicessi che voi parliate, questo è appunto congiuntivo. Ricorda pertanto di utilizzare la i solo per noi e non per voi. Altro aspetto importante, per la corretta pronuncia dei verbi in ire devi conoscere bene la pronuncia di SC. L'ho spiegato nel video che troverai nella descrizione qui sotto. Come promesso, ecco un elenco piuttosto esaustivo dei verbi che si comportano come capire oppure come finire. Vediamolo insieme. Pulire, tossire, digerire, gradire, capire, spedire, condire, stupire, guarire, finire, dimagrire, proibire, tradire, preferire, starnutire, inserire, sostituire, intuire, restituire e infine appassire. Fin qui tutto chiaro? Se così non fosse, non ti preoccupare, perché ricorda che su questo canale c'è un'intera playlist dedicata ai verbi.
troverai varie video lezioni sui verbi all'indicativo presente. Vediamo ora insieme un aspetto cruciale legato alla pronuncia. Si tratta di un aspetto importante, insidioso, che può creare vari problemi. Mi spiego meglio con un esempio. Prova a leggere cosa c'è scritto qui. Vediamo un po'. Nel primo caso si dice io abito, non io abito. Nel secondo, lui indica, non lui indica. Nel terzo, tu desideri, attenzione, senti dove va l'accento? Desideri, non tu desideri. E nel quarto caso loro telefonano, anche qui non telefonano. È molto facile confondersi se non si impara la pronuncia corretta e nella stragrande maggioranza dei libri la pronuncia dei verbi non viene neppure indicata. Ecco perché ci ho pensato io. Potrai scaricare gratuitamente un PDF con l'elenco dei 100 verbi più frequenti in italiano con l'indicazione della pronuncia. In questo modo potrai usare i verbi in modo corretto. Troverai il link nella descrizione qui sotto. Se questo video ti è piaciuto, ti chiedo di mettere un mi piace, di condividerlo con i tuoi amici e di iscriverti al canale, ma mi auguro che tu lo abbia già fatto. Trasforma il tuo sogno italiano in realtà. Grazie dell'attenzione. Ci vediamo la prossima volta, sempre su Italiano con Eli. Ti va di continuare a praticare? Ho 2 suggerimenti per te. Ecco qui. Quale video lezione preferisci? Ci vediamo lì. A tra poco!